Allora come ti sembra, Alfredo? Guarda, ti posso dire che quando l'ho spacchettato non me l'aspettavo così bello. È fine quanto basta e poi secondo me è perfetto messo insieme alle pedane un po' maggiorate come quella di DS Lab. Infatti spunta quel tanto che basta per permettere che si veda, però sembra comunque attaccato al mezzo, cioè sembra una parte integrata del mezzo. È fatto veramente bene, ragazzi, io consigliatissimo. Madonna, dove cavolo li ho messi? Madonna, la Madonna, dove cavolo li ho messi? Dove? Eccoli qua, finalmente! Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, oggi ho per voi una cosa davvero speciale, che vorrebbero la maggior parte di voi. A parte lo sapete già, che ha visto l'unboxing di Alfredo la settimana scorsa, sappiamo già e sapete quasi tutti di cosa si tratta, perché quel maledetto di Alfredo mi ha trovato abbastanza lavoro da fare, ovvero di questi lavori, perché nell'unboxing avete visto abbastanza gadget made in Italy. Finalmente abbiamo qualcosa di prodotto solo in Italia e niente cinesate stavolta. Quindi oggi partiamo con il kit che ha realizzato il nostro appassionato di monopattini, finalmente qualcuno che fa qualcosa di utile per tutti. Questo kit ce l'ha mandato Marco, come vi aveva già detto Alfredo. Marco praticamente era come me all'inizio, che non ne sapeva niente di questi monopattini, e ha deciso di comprare il primo monopattino, che sarebbe il nostro amatissimo Ninebot G30, e poi nell'uso quotidiano sentiva che gli mancava qualcosa, no? Perché come ben sapete la maggior parte dei monopattini non sono dotati di frecce le indicazioni. Di solito si usa il braccio o ci si gira per vedere se c'è qualche veicolo e ci segue. Comunque, come vi dicevo, meno male c'è Marco che ce l'ha fatta realizzare questo bellissimo upgrade, anche perché è una cosa plug and play, niente saldature, niente tagli, niente di niente. C'è da fare solo un foro che poi dopo vi faccio vedere. Comunque, come vi dicevo, davvero queste frecce sono davvero utili, ragazzi, sono utilissimi, poi fanno una luce pazzesca. Almeno io l'ho provati prima, vi dico la verità, l'ho provati subito perché non ne potevo aspettare, e vi dico che mi illuminava tutta l'officina, anche perché come vedete l'officina è grandissima e per illuminarla ci vuole una luce molto potente. A parte gli scherzi, dai, vi faccio vedere le frecce per bene. Ve l'ha fatta vedere anche Alfredo, ma come ben sapete Alfredo non è che si intende tanto di queste cose. Qui c'è la freccia sinistra e vi dico, ragazzi, che sono fatte veramente ma veramente bene. Vi faccio vedere da vicino, sono davvero fatte benissimo. Questo è il circuito, ragazzi. Ho preso anche il Bluetooth del telecomandino, come ben vedete qui c'è l'antenna del Bluetooth. Dai, questa è la freccia sinistra e questa è la freccia destra, sono proprio identici, lo stesso circuito, stesso cablaggio, e anche i cavi sono abbastanza lunghi, come ben vedete. E qua abbiamo il telecomandino Bluetooth, wireless Bluetooth, chiamatelo come volete, che ha due viti, quindi non si deve smontare nulla, né manopola né niente, si va a svitare questi due vite. E questo pezzo qua praticamente si divide in due pezzi e lo andiamo ad applicare sopra, restringendo le due vite. Comunque questo è il telecomandino, direi che come design fatto abbastanza bene, è fatto veramente bene, essendo stampato in 3D direi ottimo, bravo Marco. E questo invece è la nostra Y per andare a mettere le frecce, sia quella destra che sinistra, che è tutta in plug and play, ragazzi, cioè è a incastro, quindi non dovete saldare proprio niente, basta mettere quei cavi qua dentro e schiacciare e via. E questo è lo spinotto da collegare sulla predisposizione che c'è sulla centralina.
Allora, come avete visto, questo kit è realizzato veramente bene, ragazzi. La qualità si vede. Allora, ragazzi, detto ciò, in descrizione vi lascio il blog che ha fatto Marco, dove ha inserito una guida scritta riguardo l'installazione. Poi in descrizione vi lascio anche il link per l'acquisto su eBay. Ovviamente sotto in descrizione trovate anche un codice sconto del 5%. Detto ciò, congratulazioni a Andrea, è l'ultimo vincitore della maglietta Le Acco Creative by Headerborn. Dai ragazzi, se volete vincere anche voi, dovete guardare questo video fino alla fine per individuare la parola magica per vincere la maglietta L'Acco Creative by Headerborn. Per vincere la maglietta ormai lo sapete benissimo come fare, dovete commentare con la parolina che vi lascerò durante il video. Io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale ancora se non siete iscritti, anche per dare un supporto a questo canale, per aiutarci a crescere, di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Direi di non perderci tanto in chiacchiere, vai con la sigla! Allora ragazzi, tolti tutti i pezzi in plastica che coprono l'anteriore e il posteriore, e su questa posizione qua c'era il cavalletto che ho tolto prima. Ovviamente per fissare il cavalletto c'è una piastrina di rinforzo all'interno con un cacciavitino, dobbiamo infilarlo all'interno e spingere il cavalletto, e come ben vedete è uscito dal posteriore, che sarebbe questo qua. Lo mettiamo da una parte. Ok ragazzi, lo vedete qua che c'è un foro già presente, no? Quindi noi andiamo a sfruttare questo foro per forare il telaio, per poter andare nel vano batteria per passare i nostri cavi, quelli che vanno collegati sulla centralina per l'alimentazione delle frecce. Quindi prendiamo una punta da 5 mm e andiamo a forare. Ok ragazzi, ora arriviamo al punto di montare le frecce. Prima di mettere la freccia, per individuare quali frecce è semplicissimo ragazzi. Sul cavo c'è una etichetta che indica quale freccia dovete montare, quindi in questo caso c'è scritto freccia sinistra. Ora andiamo a passare il cavo, però sulla freccia sinistra, siccome è semplice il cavalletto e l'abbiamo smontato prima, e c'è anche il supportino in alluminio che si trova all'interno, dobbiamo far passare prima il cavo all'interno di questo supporto, in questo caso in questo modo. Quindi lo passiamo da dentro e ovviamente anche il circuito e tutto viene infilato in questa posizione. Da un punto di vista è meglio, almeno nel vano batteria non abbiamo niente che ci rompe le scatole, e oltretutto le frecce, se le volete smontare magari un domani per eventuali upgrade eccetera, qui c'è anche uno spinotto, quindi è anche semplice. Ok ragazzi, montata la freccia a sinistra, direi di andare a montare il cavalletto. Io ho già fatto scorrere, che ce l'ho in questa posizione inclinato verso l'ingiù, quindi posso andare a sollevare leggermente il monopattino in su per far scorrere il supporto in alluminio per il cavalletto. Ora andiamo a montare il cavalletto. Ok ragazzi, abbiamo montato le nostre due frecce, abbiamo passato i cavi. Questo cavo lo passiamo in questa posizione che dopo rimane sotto il copripedana anteriore. Ok ragazzi, ora cerchiamo di infilare i nostri cavi all'interno del vano batteria. Quindi prendiamo un pezzo di nastro isolante, mettiamo un cavo più lungo e uno più corto in questa maniera e andiamo a mettere giusto un pezzettino di nastro, altrimenti va a fare troppo spessore e il buco che abbiamo fatto l'abbiamo fatto molto preciso, così dopo andiamo a mettere
un goccino di silicone e via, per evitare che trafili l'acqua all'interno del vano batteria. Quindi abbiamo messo giusto un pizzettino di nastro e ora andiamo a cercare di infilarlo. Ok, una volta infilato a malapena lo andiamo a prendere con una pinzettina perché mi torna più comodo in questa maniera. Così tiriamo con la pinzettina e mano a mano cerchiamo di accompagnare il cavo. Una volta fatto ciò, ragazzi, dobbiamo tagliare leggermente il nero e lasciare il rosso leggermente più lungo. Sull'altra freccia invece dobbiamo tagliare 2 mm più corto e il rosso rispetto al nero, per far sì che corrispondano agli incastri che sono dentro. Se come ben vedete ci sono dei dentini, sulla parte sopra mettiamo il negativo, sulla parte sotto vedete c'è la forma dei cavi, sulla parte sotto invece, che sarebbe questa qui, andiamo a mettere il più, che sarebbe il positivo. Quindi noi il cavo che vi avevo detto che va tagliato solo 2 mm lo andiamo a mettere sulla parte destra. Questi Y qua, ragazzi, sono un po' bastardine perché io con 2 mani non ce la faccio da solo a montarli, quindi che vado a fare? Vado a prendere il positivo, poi se ben vedete qui c'è questo dentino qua, no? Dobbiamo infilare il cavo positivo e lasciare lo spazio per poter inserire quell'altro cavo, quindi e lo vado a inserire fino a metà perché c'è poco spazio, proprio poco. Come ben vedete il dentino si trova in questa posizione e c'è l'altro dentino da questa parte, quindi lo vado a inserire fino a metà e lo vado a schiacciare leggermente. Come vi avevo detto, purtroppo ho solo 2 mani e non ce la faccio. Lo vado a incastrare piano piano, incastro di qua anche il cavo negativo. Una volta incastrato qua devo andare a prendere gli altri 2 cavi. Il negativo deve corrispondere al negativo che abbiamo messo e il positivo al positivo. Andiamo a mettere in corrispondenza a quelli che abbiamo messo prima e schiacciamo il tutto. È leggermente durino, ragazzi, perché deve andare a schiacciare tutto. Io vi consiglio di usare questa pinzettina, però schiaccia piano piano, altrimenti rompete tutto. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo messo i nostri cavi. Questo è il cavo che va sulla centralina. Una nota, ragazzi, per chi ha il Ninebot G30 la versione tedesca, avete presente i parafanghi con la targa sul posteriore? Ecco, quelli sono tedeschi. Se avete quella versione Ninebot G30 Max D, la tedesca, dovete sapere che nella predisposizione sulla centralina dovete invertire questi 2 cavi. Va bene, ragazzi, fatto ciò direi di andare a sistemare i nostri cavi. Ok, ragazzi, fatto ciò direi di andare a sistemare i nostri cavi a modo questo, e ci metto questo fermo in polistirolo, così mi tieni i cavi tutti fermi. Lampredotto. Ok, arriviamo al dunque. In questa posizione qua su abbiamo la predisposizione da 5 volts, è la stessa che avevo sfruttato io per i LED sotto pedana, quindi li avevo tolti perché dovevo mettere le frecce, ovviamente poi andrò a inventarmi qualcos'altro. Comunque andiamo a collegarlo in qualche modo, dovrei farcela senza smontare tutto il baradam qua. Ok, ragazzi, abbiamo collegato tutto, vado a coprire ogni cosa e poi vediamo il risultato finale. Allora, ragazzi, dimenticavo, no? Vi avevo detto che dovevo mettere un po' di silicone all'interno. Io in questo momento il silicone non ce l'ho. Vado a mettere un po' di colla a caldo, perché ho solo questa, ma se avete silicone è molto meglio il silicone. Vado a mettere il silicone sia sul foro anteriore che quello esterno.
Ok ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine, manca da montare l'ultima cosa e la cosa più difficile in assoluto. Dai, scherzo. Ora dobbiamo montare il telecomandino. Quindi, come vi ho detto prima, è proprio semplice. Dobbiamo prendere un cacciavite a stella piccolo e andiamo a svitare queste due vite e voilà. Come vi ho detto, il pezzo viene a metà. Ho tolto il campanellino perché tanto non mi serve più, e più in là arriva un video dove monto un clacson come si deve su questo Ninebot G30. Allora andiamo a mettere il nostro telecomandino. E ora andiamo a mettere anche la seconda vite. Allora, e su questo sopportino per il telecomando qui avete un mezzo cerchio scavato che vi indica la posizione giusta del telecomandino, e il supporto prenda la sua posizione esatta, che va ad incastrarsi su questo dentino della leva freno e voilà, e così avete la posizione perfetta. Ora direi di andare a stringere. Ok ragazzi, questo sarebbe il risultato finale. Andiamo ad accendere il monopattino. Come ben vedete, anche se ho montato la pedana del DS Lab, le frecce si vedono abbastanza bene perché sono più grosse rispetto a quelle di serie, che ora vi faccio vedere. Questi erano quelli di serie. Direi che sono abbastanza grossine, almeno così si vedono meglio. Comunque la pedana è sempre più larga rispetto alle frecce, quindi non sono troppo invadente. Ora andiamo a testare subito la freccia a sinistra. Direi che funziona, si vede abbastanza bene. Testiamo quella destra e voilà. Direi che si vede abbastanza bene ragazzi. Ora spengo la luce e vediamo come si vede con la luce spenta. Eccolo ragazzi. Direi che si vede anche abbastanza bene. Illumina quasi tutta l'officina, quindi ottimo. Mettiamo quella a sinistra. Vedete che luci sparano? Sembra come fosse un faro ragazzi. Avete visto? Direi che illumina abbastanza bene. Questo è il tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video e spero di essere stato abbastanza chiaro nella guida. Se vi è piaciuto questo video ovviamente non esitate a lasciare un like al nostro canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video. Ora direi di andare su una prova esterna e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!